Buonasera a tutti, aspettiamo che si connettano delle persone e poi iniziamo questa live. Intanto vi ringrazio tutti quanti per esservi connessi, per aver deciso di passare con noi questa terza live della Queen Edizioni. Mi scuso in anticipo se ci fossero dei problemi di connessione, perché oggi ho dei problemi con internet purtroppo, quindi incrocio le dita perché vada tutto bene. Mentre aspettiamo che si connettano altre persone, intanto mi presento per chi si fosse perso le live precedenti. Io sono Chiara, sono la caporedattrice della Queen Edizioni e oggi a farci compagnia per la prossima mezz'ora ci sarà IVY SMOAK e se si è già connessa alla live la aggiungo subito. Mentre la aggiungo, se intanto volete già iniziare a pensare a qualche domanda da farle, così poi partiamo subito con la live. Quindi datemi un secondo. Vediamo se Ivy accetta la richiesta. Ciao a tutti. Hi, hello. How are you? We're good. How are you? Ivy, can you hear me? Yes, hi. Yeah, great. Hi. How are you guys? Good, how are you? Oh, I'm fine, thank you. So I'm just going to introduce you. Is that all right? In Italian, for a bit. Ok. Quindi Ivy SMOAK, per chi ancora non la conosce, è un'autrice bestseller internazionale, diventata famosa con la serie Hunted, di cui la Queen Edizioni ha pubblicato il primo libro, Non tentarmi, solo qualche giorno fa. Quindi direi di far partire la live. Vi ricordo che per tutti quelli che faranno domande, noi metteremo in palio una copia cartacea di Non tentarmi e sceglieremo un vincitore tra tutti quelli che partecipano. Quindi direi di sbizzarrirvi e fateci tutte le domande che volete e noi faremo del nostro meglio per rispondervi. So, okay, people now are going to ask questions, okay? And I'm going to translate them to you. And then we will choose one winner between everybody, and they will win a paperback copy of Temptation in Italian, of course. Great. Okay, so la prima domanda. Oh, sorry. I'm just going to ask the question in Italian first and then in English. Okay? La prima domanda è questa. Dove ha trovato l'ispirazione di questa storia? So, where did you get the inspiration for, the story? Oh, that's a good question. You actually told me to just think of like any kind of fantasy people could relate to. And I said, Professor Student Romance. That's pretty much it. Oh, that was easy. Well done. L'ispirazione è nata grazie a suo marito. Suo marito, scusatemi, quello che vedete nella live è il marito di Heidi. E il marito gli ha detto di pensare a qualunque cosa potesse piacere, su cui fantasticava, e lei ha risposto una storia d'amore fra una studentessa e un insegnante, e da lì è nata la storia. Perché per chi non lo sapesse, Non tentarmi è una storia che parla di Penny, che è una studentessa al college, e di James Hunter, che è il suo professore. Ok, here's the second question. Oh, sorry, in Italian first. La seconda domanda è: perché 4 libri della serie? Why did you decide to write 4 books about the series and not like just one? So when I was little, I'd always be sad when a story would end. So I just wanted to keep it going as long as possible, really. Fair enough. Quando era piccola odiava quando le storie finivano e voleva sempre che andassero avanti, fondamentalmente all'infinito, e questo è il motivo per cui ha deciso di scrivere 4 libri invece che uno solo. La prossima domanda. Quanto c'è di te nelle tue protagoniste? Are you very similar to your characters and, the protagonist? Yes, out of all the books I've written for Temptation and the Hunted series, I am so similar to Penny. I'm pretty much just her. It's how I would react in situations Right. like these. Okay.
Quindi lei è molto simile alle sue protagoniste, specialmente a Penny. Dice che tutte le reazioni che ha Penny nel libro sono reazioni che lei avrebbe veramente nella realtà. La prossima domanda. Qual è il tuo libro preferito? In generale o tra questi quattro? Le farò entrambe le domande. So here's a question. Which one is your favorite book? So I'm not sure if they mean, between the series or like in general. So you can answer both. So I actually think that book 3 in the series is my favorite. It's when things get a little crazy. And in general, I'm working on this new series called Empire High, and I love those books. Yeah, I think the third book of Empire High is your best one yet. Okay. And, not yours, like from other authors? That's such a good question. Oh, it's so hard. I think you really liked the Sisterhood of the Traveling Pants. I loved the Sisterhood of the Traveling Pants. That and Harry Potter. Okay. Allora, dei suoi libri lei adora sia il terzo della Hunted Series, sia il terzo di un'altra sua serie che si chiama Empire's High, che non è stata ancora tradotta in italiano, mentre in generale adora un libro che in italiano, oddio, si chiama Quattro amiche e un paio di jeans. Ok, scusate, non mi veniva quello in italiano. Quando uscirà il secondo libro? Okay, so people are asking when the second book is going to be released. I can answer that for you if you want. I actually don't know. Oh, you don't know? All right. So it's going to be released in spring. Okay. So 2021 in spring. Verrà pubblicato nella primavera del 2021. Ti piace la copertina italiana? Do you like the Italian cover? Oh, I love the cover. Actually, I want to get a copy for myself. I'm really excited. Oh, really? Oh, that's great. I'm glad. Dice che l'adora e infatti vuole avere una copia cartacea del libro per se stessa. Ok, qui abbiamo una domanda in inglese. Ok, in inglese la domanda è: come ti sei sentito quando hai scoperto che il tuo libro volevano tradurlo in italiano? How did you feel when you were told that your novel would be published in Italy? It's the first translation we've done, and I was so excited. I'm still so excited about it. It's awesome. Are you happy about how this is going so far? Yeah, I think it's going really well. Great. Quindi quella italiana è stata la sua prima traduzione dei suoi libri in un'altra lingua e dice che era super emozionata e che è ancora molto emozionata e che le sembra che il libro stia andando molto bene, quindi è molto felice. Come è nata la tua passione per la scrittura? How did your passion for writing begin? So I always loved reading. When I was little, I would always be reading, and I think it just kind of tumbled into the fact that I could be a writer too one day, and it was exciting. Yeah, that's nice. Quindi la sua passione è nata perché ha sempre adorato leggere, è sempre stata una grande lettrice e le è sempre piaciuta l'idea di poter diventare un giorno lei stessa una scrittrice. E quindi semplicemente da qui è nato il suo amore per la scrittura. In che modo ha strutturato un personaggio, il carattere, l'aspetto e la personalità? How do you decide, like, how a character has to be, like his personality, his physique, everything? A lot of it's just based off of people I know. I believe like write what you know. So I'm a lot like Penny. You're a lot like James. Oh, that's nice. So he's your James. Yes. Oh. Quindi dice che si basa principalmente sulle persone che conosce, perché segue sempre la regola di scrivere quello di cui si conosce. Quindi lei ha moltissimo di Penny sia nell'aspetto che nel carattere e invece suo marito ha tantissimo di James. Infatti io le ho chiesto se suo marito è il suo personale James Hunter e lei ha risposto di sì. Hai trovato difficile scrivere questa storia? Did you find it hard to write Temptation? I
It's probably the easiest book I've ever written. I just Oh. wrote it from my heart. It was before I had a following or anything, so it was just for me, and I didn't know it would be so big. Yeah, it didn't take you very long either, just like a month or two. Mhm. Oh, that's nice. Quindi è stato in realtà il libro più facile che lei abbia mai scritto. L'ha scritto prima di diventare famosa, prima di avere un qualsiasi seguito, quindi è una storia che ha scritto esclusivamente per se stessa ed è stato quello più facile da scrivere fra tutti i libri che lei ha scritto. Ti piacerebbe ambientare un libro in Italia? Would you like to write a book set in Italy? I would love to. Actually, Italy, it's like the one place I really want to visit. So it'd be cool to be able to go to Italy and then write a book set in Italy. That'd be so fun. Ok. Le piacerebbe moltissimo scrivere un libro ambientato in Italia, perché lei adora l'Italia ed è il posto che vorrebbe visitare più di qualsiasi altro, quindi chissà, magari prima o poi lo scriverà. Nei prossimi volumi avremo anche il punto di vista di James. So people here are loving the James character, and they are asking if they're going to be in the next books his point of view. So not in the next books, but I am going to write the whole series from his point of view. I'm actually working on that right now. Really? So later in like 5, 6, and 7. Yeah, in the spin-off series, The Light to My Darkness, there is his point of view for a little bit. Ok. Quindi la serie principale di The Hunted Series è composta da 4 libri, però ci sono 3 spin-off. In questi 3 spin-off si vede il punto di vista di James. Tuttavia, Ivy sta scrivendo l'intera serie, quindi i primi 4 libri, tutti dal punto di vista di James. Quindi suppongo che la risposta sia, anche se nei prossimi 3 libri non troverete il suo punto di vista, suppongo che presto, almeno in inglese, riuscirete a trovare esattamente quello che James pensa e quello che fa. Cosa fai nel tempo libero? What do you do in your free time? I really mostly just write in my free time too. But I love watching reality television. Yeah, you've been watching Love Island quite a bit. Yeah, I watch way too much reality TV. Ok. Quindi nel suo tempo libero fondamentalmente guarda la televisione, la adora, specialmente i reality show, le piacciono tantissimo. Suo marito ha partecipato alla stesura del libro? Le ha dato qualche idea? Did your husband help you during, the writing of the book? Yes, so he edits all my books for me. So he does the final pass through them and finds the errors. Yeah. So you're a team. Yeah. Oh, that's nice. Allora, suo marito in realtà è anche il suo editor, quindi tutti gli errori finali, tutte le cose finali che vanno sistemate, è lui che le trova ed è lui che propone ad Ivy come modificarle. Quindi direi che sono una vera e propria squadra. Qual è la sua scrittrice preferita? Who is your favorite writer? So it kind of goes back to Sisterhood of the Traveling Pants. I really do love Anne Brashares. Yeah, I think all the books I've read, that has stuck with me the most. So I think Anne Brashares is my favorite writer. Or yourself. Ok. La sua scrittrice preferita è la scrittrice che ha scritto anche il suo libro preferito e quindi 4 amiche e un paio di jeans. Ok, questa è una domanda personale. Dove vi siete conosciuti tu e tuo marito? Ok, here's a personal question for you. Where did you guys meet? Do you want to say this story? No, go for it. We met in college. I actually, I hit him with a door just like in the... No way. Really? Yeah, just like that. Oh my god, so romantic. Ok. Si sono conosciuti al college e proprio come nel libro si sono conosciuti perché Ivy ha tenuto la porta aperta al marito. Quindi veramente come non tentarmi. Il tuo colore preferito? Here's another personal question. What's your favorite color? Turquoise. Oh, ok. Il turchese è il suo colore preferito. Scrivendo, ti è successo di cancellare e riscrivere 1000 volte il primo incontro tra i protagonisti o sei stata soddisfatta della prima stesura?
So when you write, did it ever happen to you to write something and then cancel it again and then write it again and so on, like until you were satisfied at 100%? I actually don't really plot anything out. I just write from the heart. So usually once it's on paper, I kind of stick to it. Yeah, every now and then I tell her to change like something little, but she pretty much refuses to change anything once it's written. Oh, really? Stubborn. Ok. Solitamente scrive veramente con il cuore, quindi andando libera per tutto quello che le viene in mente, quindi non sta a scrivere e riscrivere le parti. Quello che ha scritto è quello che rimane alla fine. E suo marito dice che a volte, magari alla fine, le propone di fare alcuni cambiamenti, anche alcune cose piccole, ma lei si rifiuta sempre perché preferisce quello che ha scritto. Come è nata la storia di Non tentarmi? How was born the story of temptation? I don't really know. It just kind of came to me. You encouraged me. Well, so you had just read 50 Shades of Grey, and you were like, I could write a book like that. Yeah. Ok. Allora, aveva appena letto 50 sfumature di grigio e si è detta una frase tipo «Ehi, potrei scrivere una storia di questo tipo». E quindi fondamentalmente lo ha fatto. E meno male, noi siamo molto felici che lo abbia fatto. Ok, con quale autore avresti il piacere di collaborare? Is there an author you would like write with, like, a book together? Ooh, that's a good question. We've written a book together. we have written a book together. Is that a good You answer? too? Yeah, we write fantasy novels together. Oh, really? Oh, ok. Allora, ha detto che è una domanda difficile, ma effettivamente lei e suo marito hanno scritto a 4 mani molti libri fantasy. Quindi suppongo che la risposta sia il marito. Quanto ci hai messo a scrivere Non tentarmi? How much did it take for you to write Temptation? So just a couple months. Yeah, so you wrote it in 3 parts, right? Mhm. So I think overall it probably took about 2 months, maybe. Ok. Ci ha messo all'incirca 2 mesi. L'ha scritto in 3 parti, quindi nel complesso in tutto circa 3 mesi per scriverlo. Quale tra i tuoi finali dei tuoi romanzi ti è piaciuto di più? Ok. Which one of the endings of all of your books did you like the most? Ooh. I think you like the endings to your psychological thrillers the most. Yeah, I write psychological thrillers and they're very twisty and they're shocking endings. So those are kind of like a gut punch. I love those. Ok. Lei, oltre a scrivere romance, ha anche scritto dei thriller psicologici e quelli sono i finali che preferisce perché sono quelli che hanno più colpi di scena e insomma sono un po' più con la suspense e tutto, quindi quelli sono i finali che lei preferisce. Quale sarà il tuo prossimo libro? What's going to be your next book? So right now I'm working on my Empire High series and there's going to be a couple more books in that series. So I'm really focused on my young adult novels right now, which is fun. And those Okay. actually have James as a high schooler. And Yes, then, James Hunter is in those books. Really? Okay, wow. So it's a whole universe with all your books. Okay. Connected. Allora, attualmente sta lavorando alla serie Empire Heights, che saranno previsti altri 2 libri circa, e mi stava giusto dicendo che tra l'altro James Hunter appare in questi libri, quindi è un po' come la Marvel, tutti i suoi libri sono collegati. E questa serie, la Empire Heights, è una young adult. Oltre al genere Forbidden, hai scritto altri generi? Okay, so we kind of already went through this, but except for the Forbidden, have you ever written other genders? Yes, so we do the psychological thrillers fantasy. and fantasy, young adult, rom-coms instead of just forbidden romance, a whole bunch of stuff. Yeah, you're all over the place. I'm all over the place. That's great! Quindi, allora, il Forbidden, lo young adult, il thriller psicologico, me ne sto perdendo qualcuno.
ha le commedie romantiche e i fantasy che vi dicevo che scrivono insieme. Un piccolo spoiler del secondo volume. Ok, can you give a very little tiny spoiler about the second book? Ooh, Oh, you can decide not to answer. I don't want to give anything away. It's about to get crazy. I'll say that. Ok, dice che non vuole spoilerarvi niente, ma la storia diventerà folle. Quindi preparatevi psicologicamente a quello che succederà fra Penny e James. Cosa ti piace leggere? What do you like to read? I love to read thrillers. I think, Recently, you've been reading a lot of romance and too. I do read a lot of romance too, but I just really love thrillers. I love how crazy twisted they are. It's fun to guess what's going to happen in the end. Right, ok. Adora leggere i thriller, le piacciono molto ovviamente anche i romance, però preferisce i thriller perché le piace la suspense e i colpi di scena finali che ci sono. Hai già in programma di venire in Italia? Magari a firmare le copie? So, have you already planned to come to Italy and eventually to, autograph books? I really want to. Yeah, after coronavirus is all over, maybe we'll be Yeah, able to fair make enough. it to Italy. Mhm. I've been Yeah. to Italy before, but she hasn't, so she's super jealous. I really want to come. Right. So is there a city you'd like to visit the most? Oh, it's so hard. Oh, what was your favorite place to visit? I think we went to Rome, and we also went to the Amalfi Coast. Is that a Mm. thing? Yeah, I liked the Amalfi Coast the most, I think. I think Venice would be really cool to see. Venice would be cool too. Yeah. Allora, le piacerebbe moltissimo venire in Italia. Suo marito c'è già stato altre volte, mentre lei no, e quindi è molto gelosa di questa cosa. E vorrebbero vedere. Allora, lui è già stato a Roma e sulla costiera amalfitana, però lei vorrebbe andare anche a Venezia. Però magari dopo tutto e che il coronavirus, insomma, si sarà risolto, penseranno anche a questa cosa. Hai mai avuto il blocco dello scrittore? Have you ever experienced the writer's block? Sometimes, yeah, and I always just feel like if I watch a show or something, I can just kind of get out of Yeah, it. usually don't get stuck for very long. I don't know how you do it because I get really bad writer's block when I'm trying to write, but she somehow doesn't. I don't know. Well, that's great, lucky you. Allora, l'ho approvato alcune volte il blocco dello scrittore, però solitamente non si blocca, cioè le basta magari guardare un po' di TV o qualcosa del genere e poi riparte. E infatti suo marito dice che non riesce a capire come sia possibile perché non si blocca quasi mai e scrive sempre. Quindi molto fortunata, buon per lei. Allora, qui c'è un'altra domanda in inglese, ve la traduco. La serie di Penny e di James diventerà un film oppure una serie televisiva? Will James and Penny's story become a movie or a series? Maybe. We hope so. We're working on it. Oh, you're working on it. Okay, that's great. Series in Italian. Yeah, that- maybe do you know any Italian producers who want to make? I wish. Allora, loro ci stanno lavorando, ha detto, quindi credo che stiano provando di farci approvare un progetto. Quindi per il momento ancora non c'è niente di certo, però ovviamente piacerebbe moltissimo a entrambi. Chiedono se qualcuno di voi conosce dei produttori italiani, così la serie verrà fatta in italiano. Come ti trovi a collaborare con la Queen? What do you think about Queen Edizioni? Are you okay with them? Do you enjoy working with us? This has been a great process. I couldn't be happier. No, it's That's been great. great. Thanks. Hanno detto che si trovano molto bene e che non potrebbero essere più felici. Come reagisci alle recensioni negative? Ti motiva a fare meglio o ti buttano giù senza lasciarti nulla di costruttivo? How do you react to negative reviews? Do they I don't know, make you feel bad, or do they, I don't know, make you, want to do better? So at first, I would just cry whenever I got a bad review. But now, after I've gotten so many positive reviews and stuff, I almost just try to laugh it off. I don't let it get to me anymore. Yeah, that's right. Yeah.
Inizialmente piangeva quando le arrivavano le recensioni negative, però adesso cerca solo di riderci sopra e di andare avanti perché ci sono molte più recensioni positive ed è quelle su cui lei vuole concentrarsi. Quanti libri hai già scritto? How many books have you written already? I think around 25. People back here. Wow, 23. that's a lot. Yeah, Yeah. something like that. Okay, so you don't even know the number. No, so I think there's 23 here, but then I also have a couple that aren't out yet. So I think it is 25. Okay, wow. Yeah, that sounds right. That's a lot, ok. Ne ha già scritti 25, lì dietro esposti ne ha 23, però ce ne sono altri due che deve ancora esporre, quindi 25 libri direi che sono abbastanza. Verranno tradotti altri suoi libri a breve? Okay, so the question here is, are going to be published in Italian other books of yours? And again, I can answer that for you if you want. Yeah, Yeah, you okay. Allora, la serie della Haunted Series verrà pubblicata, come vi dicevamo, e da primavera in poi verranno pubblicati, quindi state tranquilli che la storia di James e Penny arriverà al termine e potrete leggere il finale. Incrociamo le dita per il lieto fine. Hai scritto un romanzo autoconclusivo? Have you ever written a standalone? Yes, we do have some standalones. They're still like in a series, but they can be read individually. So all my psychological thrillers are standalones, all my rom-coms are standalones, and there's also a spin-off series of The Hunted that is standalones. Ok, allora la serie spin-off della Haunted Series sono tutti autoconclusivi e inoltre le sue commedie romantiche e i thriller, anche quelli sono tutti autoconclusivi. Hai mai lasciato il libro incompleto? Is there a book you didn't finish to write? There's a couple books I have in a folder where I wrote one chapter, and I'll like come back to them later. I do think I'll finish them eventually, but just like getting an idea on paper. I want to finish all those. Usually you're pretty good about following through. You never get like halfway and stop. Mm-hmm. You're so lucky. I envy you. I really do. Ok, allora, ha solo un paio di libri di cui ha scritto tipo solo un capitolo e poi li ha lasciati lì, ma ha comunque intenzione di finirli. Non le è però mai capitato in generale di arrivare, che ne so, a metà di un libro e lasciarli lì. Di solito se li inizia, li finisce tutti. Ivy, sembri una regina delle fate. Dovresti scrivere un libro sui fei. Ti piacerebbe scrivere fantasy urban fantasy? Okay, so they here are telling you that you look like a fairy princess, okay, and that you should write actually about fairies. And would you like to write a fantasy or urban fantasy? So I know we have already answered these, but That's so nice, though. Yeah, but we do have a fantasy novel called Sea of Stars. oh. I wrote So that's you. I mean, that's you, right? On the cover. he designs my covers here, so he actually drew that of me. Really? Oh, ok. Allora, il libro che vi hanno fatto vedere è un libro fantasy che hanno scritto insieme e quella che avete visto in copertina è un disegno che suo marito ha fatto di lei, che è una cosa dolcissima secondo me e mi sto innamorando tantissimo di loro come coppia, un po' come mi era successo con Abby Brooks e con suo marito, li adoro tutti. Hai mai trovato difficile scrivere un personaggio? Have you ever found it difficult to write about a character? This is like the writer's block. Not really. Yeah, I think if there's a difficult character to write about, you just don't write about I would them or just- include them in your I'll story. just write them out. Fair enough. Yeah, kill them. Right, I mean, why not? That makes sense. No, non c'è mai nessun personaggio che lei ha trovato difficile scrivere, perché fondamentalmente se trova difficile scrivere di qualcuno, non scrive di quella persona o trova un modo per eliminarla dalla storia, il che mi sembra un ragionamento che non fa una piega. Come riesci a gestire tempo libero, scrittura e vita privata?
Okay, so sorry, I'm trying to understand how to translate this in English. Oh, right. How do you manage to I can do this. I promise. I'm sorry, my brain is like fried right now. How do you manage to do it all together? You know, the writing, the private life, the free time, and everything. Yeah, we've always been kind of inseparable ever since we met. And yeah, I don't know how we balance it so well, but everyone we know thinks we're crazy that we don't fight or anything, but we really don't. Well, so we don't really leave the house very often. Even before coronavirus, we never really left the house very often. So that gave us a lot of time to like write and work on advertising and interact with our fans. And yeah. We just have fun together. Yeah, I think it's nice because you're a team. So it's not like working, but you do it together. So, no, ok. Allora, loro due sono una vera e propria squadra, quindi non trovano assolutamente difficile dover equilibrare la vita privata e il lavoro, perché fondamentalmente fanno tutto insieme. Quindi dicono che anche da prima del coronavirus loro non uscivano moltissimo di casa e stanno molto spesso quindi in casa sia a scrivere e a lavorare, sia a progettare e programmare la pubblicità e tutte queste cose. Quindi non hanno davvero bisogno di trovare un equilibrio perché è già tutto equilibrato, quindi direi che sono molto fortunati. Hai mai fatto qualcosa di folle? Have you ever done anything crazy? Yeah, that's a weird question, I know. Yes, of course. We do crazy stuff all the time. I say that I'm super weird. So just the other day, there's a package being delivered. And I got up and I thought like my clothes were too revealing, so I wanted to cover myself, and he thought I was waving, so I was just like, hi. It was just really weird. Yeah, you just grabbed your butt really, really strongly and you waved at the guy. You don't have to translate all that. Ok. That's alright. Ok, mi dispiace perché non capisce l'inglese, ma mi è stato chiesto di non tradurre quest'ultima parte. Però la risposta è che sì, loro fanno molto spesso cose folli e appunto mi dispiace non potervi raccontare quello che hanno detto, ma sembrano una coppia molto simpatica. Ti saresti aspettato tutto questo successo quando hai scritto il primo romanzo? When you wrote your first book, did you imagine all the success you were going to have? No, not at all. Like I said, I just wrote it for me. Had no idea because I couldn't imagine it being this big. This is crazy. Yeah. Ok. Allora, il primo libro l'ha scritto solo per lei, quindi no, non aveva idea che avrebbe ricevuto tutto questo successo e quindi la cosa è stata, insomma, inaspettata e un po' folle. Oltre suo marito, chi è stata la prima persona a cui ha regalato Non tentarmi? Who was the very first person I can do it. Who was the very first person that read Temptation? Except for him, it was actually specified, you know, in the question. Except for your husband. I actually don't know the other because we published it after that. He was the only person that read it. I didn't tell anyone else that I was writing, and no family or friends or anything. So I actually don't know the answer. It was just a reader. Yeah, some random person on Amazon. Ok, allora lei non ha mai detto a nessuno che stava scrivendo Non tentarmi, quindi la prima persona ad averlo letto è suo marito, ma nemmeno la sua famiglia né nessun altro sapeva che lo stava scrivendo, lo ha direttamente pubblicato su Amazon, quindi verosimilmente la prima persona, insomma, che poi l'ha letto è stata un lettore qualsiasi su Amazon. Puoi comunicare ad Ivy che il suo romanzo è il primo su iTunes? So they're telling me that Temptation is now at the first place on iTunes. So yay! That's Well awesome. done! Ok, quindi abbiamo finito con le domande. So we're done with the questions. And thank you so much, guys, for, you know, being here with us. It was really fun. And okay, so I'm going to talk a little bit in Italian and then I think we can close the live. Ok.
Vi ringrazio tantissimo tutti quanti per aver partecipato, per le tantissime domande. Spero che vi siate divertiti. E vi ricordo che faremo l'estrazione di un vincitore fra tutti voi per vincere una copia cartacea del romanzo di Non tentarmi e dovremmo fare l'estrazione lunedì. Quindi controllate lunedì il vostro Instagram e i direct, così scoprirete se avete vinto o no. E vi ringrazio ancora e ringrazio Ivy. Thank you so much again. It was really fun. Yeah. So, I don't know. Good luck with everything because you guys are amazing and I'm in love with you. I seriously am. And I don't know. I'll see you next time. Yes. Okay, Yeah, thanks for thank having you us. so much. Bye. Ciao a tutti.